Se non avete mai preparato la caponata di pesce spada, fermatevi 10 minuti, andate a fare la spesa e preparate questa delizia con me. Mi ringrazierete mille volte. Iniziamo! E allora, per prima cosa bisogna tagliare le melanzane che ho già sciacquato. Prendo un bel coltello a seghetto, elimino le estremità e poi le taglio prima a fettone e poi a pezzettoni abbastanza grossi, tanto poi in cottura si ridurranno sicuramente. Perfetto, tagliate tutte le melanzane, mi sposto sui fornelli e in una padella abbastanza capiente metto dell'olio extravergine, lo lascio scaldare, poi provo a vedere se è caldo, ancora no perché non fa le bollicine, quindi aspetto qualche altro istante ed ora metto a cuocere tutte le melanzane. Le mescolerò spesso e le farò cuocere fin quando saranno belle dorate. Nel frattempo però ne approfitto per fare un po' di servizietti. Il primo è tagliare a metà i pomodorini. Io utilizzo dei datterini. Fatemi dare una mescolatina qui nel frattempo. Guardate, le melanzane hanno assorbito completamente l'olio. Guardate, io onestamente non è che voglio criticare qualcuno, ma è solo per... A volte leggo delle ricette, fate cuocere le melanzane con 3 cucchiai d'olio. Se siete capaci, guardate, mi sarei comprato un appartamento per quanto avrei risparmiato di olio e tra l'altro sarei anche sicuramente molto più magro. Non lo so, io non so come fanno a cuocere le melanzane con 3 cucchiai di olio, 400 grammi di melanzane con 3 cucchiai di olio. Vabbè, messi, anzi tagliati i pomodorini, li metto da parte, poi raccolgo pure un po' del loro succo, metto qua da parte, fatevi dare una pulitina, questo lo posso anche togliere di mezzo. Ora taglio a fettine la cipolla, ok, oggi tutto col coltello a seghetto. Poi taglio il sedano, lo faccio a cubettini e a questo punto devo snocciolare le olive. Stavo per confondermi, pure va a finire qualche giorno mi distraggo, metto un nocciolo perché parlo sempre quando cucino e mi rompo, faccio rompere qualche dente. A proposito, quando fate questa operazione cercate di stare sempre attenti perché veramente da un momento all'altro vi spezzate, vi rompete un dente senza, o lo fate rompere a qualcuno senza manco accorgervene. Mi auguro non vi sia mai capitato, per fortuna a me ad oggi non ancora, nonostante voglio dire mi distraggo facilmente. Per quanto riguarda le olive, olive nere, olive di Gaeta, queste vi consiglierei di usare. Non credo onestamente ci stiano bene le taggiasche, però non lo so, poi magari consigliatemi pure voi o ditemi voi che cosa utilizzate, se fate già questa ricetta, se la conoscete già, altrimenti fidatevi di me. Ci siamo? Sì, faccio un check, ci siamo, ci siamo. Benissimo, ora le melanzane sono pronte, quindi
spengo un attimo la fiamma, le tolgo, le metto su carta assorbente. Di olio ne è rimasto davvero poco, come potete vedere, dopo vi faccio vedere, quindi non mi attaccate sempre quando dite usi troppo olio, perché guardate qua, ne sono rimasti forse 1-2 cucchiai, ma ne ho usato parecchio però, quindi fatto sta che magari a questo punto non lo aggiungo, ne metto di meno fra poco quando dovrò mettere il sedano e la cipolla. Allora, ecco qua, ora, ecco qua, questo è l'olio che è rimasto, non so se si vede, questo è tutto, quindi metto da parte le melanzane e taglio il pesce spada. Prima di farlo però, prima di pulirlo, lo asciugo tamponandolo con carta assorbente. Questo è surgelato, l'ho fatto scongelare in frigorifero per tutta la notte, poi stamattina ho fatto una passata sotto l'acqua ed ora l'ho semplicemente asciugato e a questo punto bisogna togliere la pelle e se c'è l'osso. Visti gli attuali prezzi cerchiamo di fare meno scarto possibile. Uno, passo al secondo. Una volta pulito il pesce taglio a pezzettoni. La grandezza dei pezzetti secondo me deve essere quanto, più o meno quanto le melanzane. Guardate, in merito al pesce surgelato, se si prende un buon surgelato, io spesso faccio discussioni diciamo che so chiacchiere tra amici, con alcuni amici perché dicono no, il congelato. Io penso che un congelato, magari abbattuto a bordo, di una certa qualità, sia nettamente superiore rispetto a quello che in molti fanno passare per fresco. È chiaro che soprattutto secondo me nel periodo di Natale si può andare incontro a problemi col fresco. Non me ne vogliono gli amici pescivendoli, li ho anche in famiglia, ma sicuramente non mi vorranno male gli onesti, perché quando c'è onestà e qualità la differenza si vede, ma magari mi malediranno i disonesti. Ok, tagliato il pesce, riaccendo la fiamma sotto la padella, metto giusto un filo d'olio, oltre quello che già c'è che vi ho fatto vedere poco fa, faccio scaldare, dopodiché metto sedano e cipolle, faccio salire un po' la temperatura e poi metto a cuocere il pesce, lascio a fiamma alta e mescolandolo di continuo faccio cuocere per 3-4 minuti. Ok, il pesce dovrà cuocere su tutti i lati in maniera molto veloce però. Ora metto i pomodorini, regolo di sale, ok, abbasso un po' la fiamma e faccio cuocere mescolando di tanto in tanto per 7-8 minuti. Ok, adesso passati 7-8 minuti metto le olive, le melanzane, una bella mescolata e faccio asciugare un po' se c'è bisogno, in questo caso ce n'è bisogno e quindi lascio asciugare
per qualche minuto, lasciando sempre a fiamma medio-alta. Ok, ora metto lo zucchero, cercando di distribuirlo per bene, alzo la fiamma al massimo, do una veloce mescolata, tanto lo zucchero diciamo che l'ho messo abbastanza, in maniera abbastanza omogenea. Dicevo, fiamma al massimo, aggiungo l'aceto di vino bianco, sistemo ancora un po' e lascio evaporare. Ci vorranno 4-5 minuti, fiamma alta alta. Mentre l'aceto evapora, taglio il pane e mi faccio qualche bruschettina. Questo è un pane cotto a legna che è una meraviglia, guardate qua. Ok, fatemi spegnere la cappa. Perfetto, così spengo momentaneamente la fiamma, sposto di qua e faccio intiepidire. La caponata va mangiata fredda o tiepida. Ora metto ad abbrustolire il pane a secco così, oppure con un filetto d'olio. Io lo sapete che adoro l'olio extravergine che facciamo noi, quindi filo d'olio lo metto, lo potevo pure mettere prima, vabbè, non fa niente, lo faccio ora. Se volete ci potete strofinare anche un pochettino d'aglio. Mamma che profumo sto basilico! La caponata si è raffreddata, metto un po' di basilico, mescolo un po', ecco le bruschette, aggiungo la caponata, mamma mia che profumo! Ora devo assaggiare, quindi sapete che cosa faccio? Qua c'è un bel po' di pane, io però faccio così, la melanzana c'è tutto, il pesce c'è, ecco qua, l'olivetta mancava. Mamma mia! Guardate, è eccezionale, sia col pane, sia con le bruschette, sia senza niente. Fatela e fatemi sapere tramite i commenti che cosa ne pensate, le vostre varianti, le idee. A proposito, si può conservare al massimo un giorno e mezzo, attenzione al pesce, in frigorifero. Io vi saluto e come al solito, prima di lasciarvi, sperando di non fare guai, ne approfitto per augurarvi buon appetito.